È vero, ero nervoso, terribilmente, spaventosamente nervoso, e lo sono ancora. Ma perché dite che sono pazzo? La malattia aveva affinato i miei sensi, non li aveva distrutti, non li aveva certamente intorpiditi. Soprattutto l'udito si era fatto acuto. Udivo ogni cosa in cielo e sulla terra, udivo molte cose anche dall'inferno. Come potrei dunque essere pazzo? Ascoltate e osservate con quanta lucidità, con quanta calma sono in grado di raccontarvi tutta la storia. È impossibile dire come quell'idea si sia fatta strada per la prima volta nella mia mente, ma una volta nata cominciò a ossessionarmi giorno e notte. Non c'era motivo, nessuna passione. Amavo quel vecchio, non mi aveva mai fatto del male, mai rivolto un'offesa. Non desideravo il suo oro. Credo fosse il suo occhio, sì, era questo. Uno dei suoi occhi somigliava a quello di un avvoltoio, azzurro, pallido, velato da una pellicola lattiginosa. Ogni volta che lo sentivo posarsi su di me, il sangue mi si gelava nelle vene. E così, a poco, molto lentamente, decisi che avrei tolto la vita al vecchio, e così mi sarei liberato per sempre di quell'occhio. Ecco il punto. Voi credete che io sia pazzo, ma i pazzi non sanno nulla. Avreste dovuto vedermi, avreste dovuto osservare con quanta saggezza mi muovevo, con quanta cautela, con quanta prudenza, con che arte dissimulavo. Non ero mai stato così gentile col vecchio come nella settimana che precedette il delitto, ma ogni notte, intorno alla mezzanotte, facevo scattare il chiavistello della sua porta e la aprivo, pian piano, con enorme delicatezza. E poi, quando avevo aperto una fessura sufficiente per passarci il capo, facevo penetrare una lanterna cieca, chiusa ermeticamente affinché nessuna luce potesse trapelare. E poi filavo dentro la testa. Ah, avreste riso, e come se avreste riso vedendo con quanta destrezza mi affacciavo, lentamente da far rabbrividire per non disturbare il sonno del vecchio. Mi occorreva un'ora intera solo per far entrare completamente la testa nell'apertura, tanto da poterlo vedere giacere sul suo letto. Un pazzo avrebbe agito con tanta accortezza? E poi, quando la mia testa era ormai ben dentro la stanza, schiudevo la lanterna con cautela, dacché i cardini scricchiolavano. L'aprivo appena, quel tanto che bastava a lasciar filtrare un unico, sottile raggio dritto sull'occhio dell'avvoltoio. E così feci per 7 lunghe notti, ogni notte, allo scoccare della mezzanotte. Ma l'occhio era sempre chiuso, e allora era impossibile agire, perché non era il vecchio a tormentarmi, ma il suo occhio malefico. E ogni mattina, allo spuntare del giorno, entravo sfacciatamente nella sua stanza, gli parlavo con tono franco, chiamandolo per nome, chiedendogli con calore come avesse dormito. Capite, dunque? Avrebbe dovuto essere davvero un vecchio di straordinaria astuzia per sospettare che ogni notte, proprio a mezzanotte, io lo osservavo mentre dormiva. All'8ª notte fui ancora più cauto del solito nell'aprire la porta. La lancetta dei minuti di un orologio si muove più in fretta di quanto facesse la mia mano. Mai prima di quella notte avevo percepito così chiaramente la portata delle mie capacità, della mia astuzia. A stento riuscivo a contenere un fremito di trionfo. Pensateci, ero lì, intento ad aprire la porta, un poco alla volta, ed egli neppure immaginava i miei pensieri, le mie azioni segrete. Mi scappò una risatina, e forse mi sentì perché si mosse di colpo nel letto, come spaventato. Ora penserete che mi sia tirato indietro, ma no. La stanza era nera come la pece, immersa in un buio spesso e fitto, i battenti delle imposte chiusi ermeticamente per timore dei ladri, e così sapevo che non poteva vedere l'apertura della porta. E continuai a spingerla avanti, costante e implacabile, senza fretta. Avevo già infilato la testa e stavo per aprire la lanterna quando il pollice mi scivolò sulla chiusura di latta e il vecchio balzò a sedere nel letto gridando «Chi c'è là?».
Rimasi perfettamente immobile. Non dissi una parola. Per un'ora intera non mossi un solo muscolo e nel frattempo non lo sentii rimettersi giù. Era ancora seduto nel letto in ascolto, proprio come facevo io notte dopo notte, quando restavo a orecchiare i ticchetti della morte che si muovevano dentro le pareti. A un tratto udii un lieve gemito e capii che era il gemito del terrore mortale. Non era un lamento di dolore né di tristezza, oh no, no. Era quel suono basso, soffocato, che sale dal fondo dell'anima quando è schiacciata dallo spavento. Lo conoscevo bene quel suono. Quante notti, proprio a mezzanotte, mentre il mondo dormiva, era salito anche dal mio petto, facendo risuonare un'eco tremenda che intensificava i miei stessi terrori. Dico che lo conoscevo bene. Sapevo cosa provava il vecchio e lo compatii, pur ridacchiando dentro di me. Sapevo che era rimasto sveglio dal primo minimo rumore, quando si era mosso nel letto, e da allora la sua paura era andata crescendo. Aveva cercato di convincersi che fosse un timore infondato, ma non ci riusciva e continuava a ripetersi: è solo il vento nel camino? È un topo che attraversa il pavimento? O è solo un grillo che ha trillato una volta? Sì, cercava conforto in queste illusioni, ma invano, tutto invano, perché la morte, avvicinandosi, aveva proiettato la sua ombra nera davanti a sé e già aveva avvolto la sua vittima. E fu l'influsso lugubre di quell'ombra a fargli sentire, senza vedere, senza udire, a fargli sentire la presenza della mia testa lì, nella stanza. Quando ebbi atteso a lungo, con infinita pazienza, senza sentirlo mai coricarsi, decisi di aprire un piccolo spiraglio, un'apertura minuscola, piccolissima, nella lanterna. Così la aprii. Non potete immaginare con quanta furtività, quanta lentezza, fino a che infine un singolo raggio fioco, sottile come un filo di ragnatela, si sprigionò dalla fessura e colpì in pieno l'occhio d'avvoltoio. Era aperto, spalancato, e io impazzii di rabbia nel fissarlo. Lo vedevo con nitidezza perfetta, tutto d'un azzurro spento, con sopra quel velo orribile che mi gelava il midollo delle ossa. Ma del volto del corpo del vecchio non distinguevo nulla, perché avevo diretto il raggio quasi per istinto esattamente su quel dannato punto. E adesso? Non vi avevo detto che quella che voi chiamate pazzia non è altro che un'eccessiva acutezza dei sensi? Proprio allora, dico, mi giunse all'orecchio un suono basso, sordo, rapido, come quello che fa un orologio avvolto nel cotone. Anche quello lo conoscevo bene. Era il battito del cuore del vecchio. Quel battito accese la mia furia, come il rullare del tamburo che infiamma il coraggio del soldato. Eppure mi trattenni ancora. Restai immobile, respiravo a malapena. Tenevo ferma la lanterna, sforzandomi di mantenere il raggio dritto sull'occhio senza farlo tremare. Nel frattempo quel tamburo infernale nel petto del vecchio batteva più forte, sempre più rapido, sempre più forte. Il terrore dell'uomo doveva essere al colmo. Sempre più forte ogni istante, mi seguite? Vi avevo detto che sono nervoso e lo sono davvero. E ora, nell'ora morta della notte, in quel silenzio funereo che riempiva la casa antica, un rumore simile mi travolse in un'angoscia incontrollabile. Eppure, ancora per qualche minuto, resistetti e rimasi fermo. Ma il battito cresceva, sempre più forte. Pensai che il cuore gli sarebbe esploso. E infine un nuovo pensiero mi assalì. Qualcuno avrebbe potuto sentire quel suono, un vicino. L'ora del vecchio era giunta. Con un urlo furioso spalancai la lanterna e balzai nella stanza. Gridò una sola volta. In un istante lo afferrai e lo trascinai sul pavimento, rovesciandogli sopra il pesante letto. Poi sorrisi, lieto nel vedere che l'opera era compiuta, almeno a metà. Ma per molti minuti ancora il cuore continuò a battere con un suono vattato. Non mi turbava, non poteva essere udito attraverso il muro. Alla fine si spense. Il vecchio era morto. Tirai via il letto ed esaminai il corpo. Sì, era freddo come la pietra.
Appoggiai la mano sul cuore e la tenni lì per lunghi minuti. Nessun battito. Era morto, morto stecchito, e il suo occhio non mi avrebbe più dato tormento. Se ancora mi credete pazzo, non lo penserete più quando vi racconterò le sagge precauzioni che presi per nascondere il corpo. La notte volgeva al termine e io lavoravo in fretta, ma in un silenzio assoluto. Per prima cosa smembrai il cadavere, gli tagliai la testa, le braccia, le gambe. Poi sollevai 3 assi dal pavimento della camera e depositai tutto tra le travi del sottofondo. Quindi rimisi le tavole a posto, con tale maestria, tale astuzia, che nessun occhio umano, nemmeno il suo, avrebbe potuto scorgere alcunché di sospetto. Non c'era nulla da ripulire, nessuna macchia, nessuna traccia di sangue. Ero stato troppo accorto per questo. Una tinozza aveva raccolto tutto. Quando ebbi terminato quelle fatiche, erano le 4 ed era ancora buio come a mezzanotte. Al rintocco dell'ora, qualcuno bussò alla porta di strada. Scesi ad aprire col cuore leggero. Cosa mai avrei dovuto temere? Entrarono 3 uomini, che si presentarono con grande cortesia. Erano agenti della polizia. Un vicino aveva udito un urlo durante la notte, si era insospettito, aveva sporto denuncia, e loro erano stati incaricati di perquisire la casa. Sorrisi. Che cosa avevo da temere? Li accolsi con gentilezza. Dissi che il grido era mio, un sogno, nient'altro. Aggiunsi poi che il vecchio era fuori città, in campagna. Condussi i miei ospiti in ogni angolo della casa. Li invitai a cercare bene. Li portai infine nella sua stanza. Mostrai loro i suoi beni, intatti, al loro posto. E nell'entusiasmo della mia assoluta fiducia trascinai delle sedie nella stanza e li pregai di sedersi e riposarsi un po'. Io stesso, con l'audacia folle del mio perfetto trionfo, posizionai la mia sedia proprio sopra il punto sotto il quale giaceva il cadavere della vittima. Gli agenti erano soddisfatti, il mio comportamento li aveva convinti, ero straordinariamente tranquillo. Si accomodarono e mentre io rispondevo con allegria, loro chiacchieravano di cose comuni. Ma presto cominciai a sentirmi pallido e desiderai che se ne andassero. Mi doleva la testa e mi parve di avvertire un ronzio nelle orecchie. Ma loro restavano lì e chiacchieravano. Quel suono diventava più nitido, continuava, cresceva. E allora parlai con più vivacità per scacciarlo dalla mente, ma persisteva fino a farsi definito, preciso, finché compresi che quel rumore non era nelle mie orecchie. Senza dubbio impallidii terribilmente, ma parlavo ancora più scioltamente, con voce sempre più alta. Eppure il suono aumentava. Cosa potevo fare? Era un rumore basso, sordo, rapido, simile a quello che fa un orologio avvolto nel cotone. Ansai, cercando respiro, eppure gli agenti non udivano nulla. Parlai sempre più in fretta, sempre più veementemente, ma il suono cresceva. Mi alzai e cominciai a discutere di sciocchezze, con voce stridula e gesti furibondi, ma il suono cresceva ancora. Perché non se ne andavano? Cominciai a camminare avanti e indietro per la stanza a grandi passi, come se fossi furioso per lo sguardo degli uomini, ma quel suono, quel dannato suono continuava a crescere sempre. Oddio, che potevo fare? Sbraitai, delirai, imprecai, sollevai la sedia su cui ero seduto e la trascinai con forza sulle assi del pavimento, ma il suono, quel suono maledetto, si levava soprattutto e cresceva più forte, più forte, più forte. E quegli uomini ridevano, parlavano amabilmente, sorridendo. Era possibile che non udissero? Dio onnipotente. No, udivano, sospettavano, sapevano. Si stavano prendendo gioco di me. Lo pensavo allora e lo penso ancora adesso, ma qualunque cosa era meglio di quella tortura, qualunque cosa era più tollerabile di quelle risatine ipocrite. Non potevo più sopportarle, sentivo che avrei dovuto urlare o morire. E ora, ancora, ascoltate, più forte, più forte, più forte! Miserabili! Urlai, smettete di fingere, confesso tutto. Strappate le assi, qui, proprio qui. È qui sotto che batte il suo orribile cuore.